Salus 4 febbraio 2011. Le cose si stanno scaldando e nella popolazione mondiale si manifesta la spinta verso la nuova era. Di conseguenza, stanno avvenendo dei cambiamenti, che preparano la scena per quelli di maggior portata, in linea con le promesse fattevi. Pertanto, anche se non è ancora del tutto chiaro dove porta tutto ciò, alla fine vedrete che la gente sarà ascoltata e le loro richieste soddisfatte. Questo prova che il potere del popolo è ben reale, e che quando un numero sufficiente di persone dirige le proprie energie all'unisono e con uno scopo comune, i risultati non si fanno attendere. Inoltre, con il crescente aumento del livello di coscienza, un numero sempre maggiore di persone si sta svegliando alla verità della loro realtà. Le catene della schiavitù iniziano a cadere e, improvvisamente, si respira un'aria di attesa e di speranza, che l'uomo sarà nuovamente libero. Si sta creando un movimento per liberarsi dagli oscuri e presto assisterete ad avvenimenti, che indicheranno chiaramente che il tempo del loro potere sta cessando. La maggior parte dei cambiamenti richiede piani molto complessi e comporta la collaborazione dei nostri alleati. Siamo sicuri che tutto andrà bene, avendo già fatto molti progressi, in particolare per quanto riguarda le innovazioni finanziarie. Tutto, però, deve svolgersi con la massima precisione per evitare di provocare disagi, e non ci aspettiamo difficoltà nell'ottenere un sostegno a livello mondiale. Una volta completati i cambiamenti, tutto rientrerà rapidamente nella normalità, ma con un sistema che funzionerà nell'interesse di tutti. Finora i mercati finanziari sono stati monopolizzati da pochi ed utilizzati per tenere le popolazioni in posizione debitrice, ma tutto questo cambierà. Seguiamo con molta attenzione il Medio Oriente, che è un modello di quanto potrebbe accadere in altri paesi. Da secoli è stato un focolaio di scontri e ambito per le sue ricchezze. Molti paesi sono occupati da truppe straniere e, non appena saremo con voi apertamente, collaboreremo affinché rientrino nel loro paese. Le popolazioni devono essere liberate dall'oppressione ed hanno il diritto di esprimersi senza interferenze, anche se il loro modo di vivere ad altri può sembrare insolito. Il rispetto di tali diritti è tristemente mancato, ma non appena accettato che siete tutti uno, ogni cosa sarà vista in una prospettiva più elevata. Il fatto di aver appartenuto in precedenti esistenze a varie culture e paesi ha contribuito alla vostra evoluzione, attraverso esperienze scelte con cura. Di conseguenza, è importante che possiate essere completamente liberi di seguire i vostri desideri, purché naturalmente non interferiscano con interessi altrui. L'esistenza può sembrare alquanto confusa, ma vi offre quanto voi stessi attirate e che è necessario per farvi progredire. Le prove spesso si succedono frequenti e rapide, ma se riuscite a superarle con successo, alla fine la vita diventa agevole ed ordinata. Questo di solito accade quando entrate nelle ultime fasi dell'esistenza. In ogni caso, non tutti subite prove di pari livello, ma qualunque cosa facciate rientrerà sempre nelle vostre capacità di riuscita. Talvolta vi capiterà di essere fortunati, ma tutte le esperienze sono predisposte ed il karma può essere tanto negativo quanto positivo. A volte si crede erroneamente che il karma sia una specie di punizione, ma nulla di più errato. Voi scegliete di fare determinate esperienze, che vi mettano in grado di superare alcune debolezze. È fantastico pensare all'enorme numero di persone coinvolte in ogni singola esistenza e, non di meno, i loro percorsi si incontrano e si intrecciano come programmato. Voi tutti imparate gli uni dagli altri. Chi tra voi si sente a suo agio nella vita, probabilmente è già molto avanzato nel sentiero dell'ascensione. A tutti gli intenti, il vostro progetto di vita è già completato e passerete l'ultimo periodo mettendo dell'ordine e concentrandovi sull'obiettivo da raggiungere. Avete anche la possibilità di aiutare gli altri lungo il percorso e, nel mezzo di tanta confusione, potete avere un'influenza stabilizzante. È certo che, nelle zone più colpite dalle trasformazioni terrestri, ci è consentito lenirne gli effetti. Questo sarà più evidente quando avremo preso contatto con voi e potremo lavorare insieme.
Ci sarà molto lavoro da fare sulla superficie terrestre e, al riguardo, potrete essere di grande aiuto. I mari e i cieli, invece, sono di nostra competenza e già da tempo abbiamo iniziato a disinquinarli. Osserviamo che c'è già molta più compassione verso gli animali ed esistono molti gruppi eccezionali, che stanno facendo un ottimo lavoro. Spesso gli animali si allontanano da zone a rischio molto prima che il pericolo sia evidente, di conseguenza, gli uomini farebbero bene a tenere sotto osservazione questi comportamenti insoliti. Sarete forse sorpresi di apprendere che sono traslocati nei diversi pianeti e sono anche ospitati dalle nostre astronavi madre, ove sono state create le condizioni ideali per loro. Tali astronavi sono talmente vaste da poter essere considerate delle vere e proprie città nei cieli e vi sarebbe difficile rendervi conto di essere a bordo di esse. Sono così complete e dotate di tutte le tecnologie atte a sopperire ad ogni nostra necessità, da consentirci di viaggiare per molti anni ed essere sempre autosufficienti. Se desiderate essere un viaggiatore dello spazio, potrete farlo non appena raggiunto un determinato livello spirituale, quale quello dopo l'ascensione. In tempo breve, la vostra coscienza sta crescendo rapidamente, grazie alle ammirevoli energie irradiate verso il vostro pianeta. Mantenete buoni rapporti con il vostro ego e scoprirete che la vita diventa più facile, e vi sentirete più in armonia con tutti gli altri. L'ego tende a dominarvi e mantenervi entro vecchi schemi non più validi nel futuro. Se volete, potete cambiare il vostro approccio alla vita, facendo del vostro meglio per essere quel che voi immaginate che un essere asceso sia. Guardate in alto e non preoccupatevi se credete di non riuscire con un forte impegno nel ben fare, sarete aiutati e il vostro fervore attirerà tutto a voi. Io sono il siriano Salusa e posso assicurarvi che noi monitoriamo tutto quanto accade da voi, minuto per minuto. Ancor meglio, sappiamo cosa passa nella mente degli oscuri che, malgrado i loro strenui tentativi, non riescono ad ingannarci. Come vi abbiamo spesso ripetuto, il loro tempo è scaduto e la loro influenza è sempre minore. Anche adesso le loro attività sono di continuo bloccate, secondo quanto siamo stati pienamente autorizzati a fare. Ci è stata conferita la massima autorità immaginabile e questo garantisce la vostra vittoria. Il piano divino ne è la chiave ed ha tracciato l'intero vostro percorso. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003